come ho fatto a trovarmi in questa spiacevolissima situazione, con il sottoscritto che sta per entrare nella carena di un BMW in una pista con alberi e case a bordo strada. Piccolo riassunto per chi non ha visto il video precedente. Siamo a Hengelo, in Olanda, per il mio debutto tra i grandi dell'europeo IRC, su strada ovviamente. Tutto il weekend è stato incredibile e con 1 miliardo di colpi di scena. Andate a recuperare il video se non l'avete visto. In ogni caso, sono partito a inizio avventura con una pettorina gialla, che stava a indicare che ero l'ultimo arrivato, il brillo mobile al quale bisognava stare attenti. E adesso mi ritrovo in pole position davanti agli squali della categoria. Ma chi sono precisamente? Lukas Maurer, il campione in carica dell'europeo, David Datzer, il tedesco matto che ha conquistato il podio nell'ultima edizione di Macao, la gara più pericolosa al mondo, ancora di più dell'isola di Man, e infine Tish Peters, l'eroe locale che nel 2023 ha vinto tutte le gare qui a Hengelo davanti a Maurer. Il bello o il brutto delle gare su strada è che sono imprevedibili, tutto può cambiare da un momento all'altro, ma lo avete visto anche voi all'inizio del video. Vi dirò, non sarà facile come gara 1 perché sapevo che ne avevo di più, sono riuscito ad andare avanti subito, sono partito, sono andato via e poi dietro sono andati un po' fastidio. Adesso ho un grosso problema agli avambracci, come ho sempre avuto nella mia carriera, però qui guidando non ancora sciolto, perché ragazzi è una situazione dove avete ben visto che se sbagliate di 1 centimetro, finita. Quindi di sicuro non sono ancora bello soft sulla moto, sono ancora un po' legatino e questo mi ha portato a essere veramente distrutto con le braccia. Quindi adesso proverò a non spingere fortissimo i primi giri, cercherò di tenere un distacco non come prima ma più contenuto e da lì gestirò in base anche alle energie. Io sono pronto in ogni caso, lei è pronta, gas! Per questa gara 2 che ha suscitato molto hype perché insomma avete visto all'inizio video cosa accadrà. Qui dietro di me potete vedere che c'è una casella vuota, purtroppo Björn Amberg è caduto in gara 1 e si è fatto male. Queste sono delle piste che non perdonano, se la butti in terra leggermente più forte del solito qualcosa ti fai, lo sappiamo, tutti lo sanno e lo si mette in conto. Adesso giù la visiera e cerchiamo di portare a casa anche gara 2.
Questa volta Peters è più carico, non riesco ad avvicinarmi come facevo in gara 1 e soprattutto lui nei tornantini e tornare indietro è molto efficace sia in staccata che in inserimento. Sento che ne avrei di più, ma per il sorpasso se provi a passare forzando la staccata è un attimo trovarsi lunghi, come è già successo in qualifica. Poi avete visto che ho fatto i vari giri ad arare i campi, quindi non è il caso, bisogna aspettare il momento giusto. Poi io sto guardando qui davanti come cercare di passare in prima posizione, ma qui dietro Dazzi lo sento che in staccata e arriva sotto, quindi bisogna tener conto anche di chi sta dietro di noi. Mamma mia, ma ho la pelle d'oca stando qui dietro vedendo come sta guidando Peters, è incredibile. Gomito a terra nell'erba, polvere che si alza, fili d'erba un po' come Guerre Stellari che devi un po' schivare, figata atomica. Riesco a passarlo, frena fortissimo rispetto a ieri, probabilmente si è messo un po' a posto e in quei punti dove facevo la differenza non è facile come in gara 1. Poi come sentite dal motore nel veloce cerco di dargli un pochino di spazio perché in questa strada, non si può chiamare pista, la traiettoria è unica, è molto stretta. Quindi in caso di inciampo di quello davanti, se gli sei sotto come in pista, è un attimo esplodere insieme e finire nel centro del campo arato. Quindi bisogna lasciare un po' di spazio tra te e il tuo avversario nei punti più critici e poi cercare di affondare il colpo quando si può e dove pensi anche sia più sicuro farlo. Io un'idea ce l'avrei e per chi ha visto gara 1 sa già dove potrei tentare l'affondo. Sterzo chiuso nell'erba. Nel momento in cui gli sono arrivato di fianco ha mollato un po' i freni e io lì non potevo più fare niente perché ho staccato 30 metri dopo. Oh, mamma mia, è andata bene, è andata bene. Adesso però ha preso metri, devo rimettermi sotto, testa bassa, full gas e devo tornargli nella coda. Mamma mia che rischio, mamma mia. Della moto perfetto, ho aperto prima il gas o adesso o mai più. Boom, preciso come in gara 1, perfetto, cucito la linea bianca a sinistra, cambio di direzione, fulmineo, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Adesso il grosso è andato. Se vi piace questa esperienza incredibile vi chiedo di farmelo sapere qui sotto nei commenti, perché dobbiamo decidere l'anno prossimo cosa fare, se fare la Northwest, se corre tutto questo campionato IRC che secondo me è incredibile. Quindi fatemelo sapere qui sotto, lasciate un like e soprattutto se non siete ancora iscritti al canale sapete già cosa fare, tasto iscriviti, è gratis. Un'altra cosa
cosa lato tecnico che mi ha stupito molto è vedere le preparazioni delle moto. Se in Italia abbiamo solo Öhlins praticamente, qui abbiamo un sacco di K-Tech, che sono quella marca di sospensioni specializzate nelle corse su strada e anche nel BSB, un po' come Andreani da noi per capirci. E dato che la categoria è open, quindi completa possibilità di modifica della propria moto, è incredibile vedere come i piloti prediligano delle moto un po' più vicino allo stradale rispetto al racing. Quindi con motoroni incredibili, avete visto il BMW quanto va forte, ma con ciclistiche appunto che perdonino un po' di più, che siano più adatte all'uso stradale. Infatti non so se avete notato, ma qui di Ducati praticamente zero, perché sono mezzi visti dalle persone esterne in questo ambiente un po' troppo specialistici, un po' troppo pistaioli per così dire. Anche perché vi ricordo che la moto deve andare bene per tutto il campionato, dove andiamo da piste molto più stradali, in mezzo a boschi, passaggi a livello. Sì, avete capito bene, passaggi a livello. A Imatra, nella gara di Imatra, si passa su un passaggio a livello dove passano i treni. Quindi capite che bisogna avere dei mezzi molto fruibili in ogni tipo di situazione. Questa particolare pista potremmo dire che si sposa bene con le caratteristiche della mia Ducati. Mega rettilini, mega frenatone e poi curvoni veloci da pennellare di traverso. Quindi non male, ci stiamo trovando bene, ma non so come potrebbe essere in altre situazioni molto più stradali. Ma questo lo scopriremo forse l'anno prossimo, dove farò tutto il campionato. Mentre ho il nastro d'asfalto che scorre sotto di me, è incredibile, ma ho il tempo di pensare. Ho il tempo di pensare a quanto è stato difficile arrivare fino qui. Da debuttante nell'europeo, più uno in qualifica, record della pista, più uno in gara 1 e record in gara, e stiamo per chiudere il tutto con la ciliegina sulla torta. Testa bassa, via i pensieri e portiamola a casa. Ah, figa! Ma at the chicane, wow, like millimeters. Over there. Oggi, signori miei, abbiamo fatto di nuovo la storia. Adesso voglio andare a fare un po' di cinema. Concedetemelo, voi non avete idea di cosa vuol dire dopo aver mangiato merda 2 anni in situazioni un po' particolari dove devi stare zitto a incassare, risbatterla in faccia in questo fottuto modo. Wow! È spettacolare, spettacolare. Viva i con. Bravissimo. Ve l'avete visto l'altra volta, per noi è oggi race 1, Fastest man. yes, but New record. and then Gelato. of course, so gelato, Gelato. it's the second time. Ho vinto questo weekend tipo 37 gelati, mi sono fatto la panza così. I said I won a lot of ice cream, Yeah. and now I am like this. Dice Peters! Luca Salvadori! Non so descrivervi bene cosa sto provando in questo momento. Sarà l'euforia per aver scritto un pezzettino di storia delle road races italiane. Sarà l'alone mistico che avvolge queste corse antiche, quando la ricompensa del proprio coraggio era difficilmente quantificabile, ma sapeva di una gloria senza prezzo. In breve, si è acceso qualcosa che non si può spegnere. Quando guardo i video dell'isola di Man e della Northwest 200 mi sudano le mani.
la pelle d'oca fa capolino. Ma il problema è che non li vedo più come dei pazzi lontani dalla mia realtà, ma al contrario, sento di essere appena entrato dalla porta principale. Tenetevi forte, perché siamo solo all'inizio.